Ragazzi, oggi parliamo di Synmedal, una delle repliche più fedeli che ho mai visto di un volante Lamborghini o anche Audi R8, perché entrambi montano e girando in rete ormai da tempo non ho mai visto un replica fatto meglio di questo. Ma non vi voglio tenere troppo sulle spine e vi dico subito sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Come vi ho anticipato dall'intro, ragazzi, oggi parliamo del replica Lamborghini, del replica R8, Audi R8 più bello che ho mai visto. È un volante che aspettavo già da tempo perché frugando già nella rete avevo visto nel tempo varie repliche fatte da vari marchi, da vari privati, ma mai avevo visto un replica di questo livello e che ricalcasse sotto ogni aspetto le fattezze, i materiali del modello originale. Ma direi di cominciare con calma a presentarvi questo bellissimo prodotto. La confezione che vi arriverà a casa è ben curata, il volante è ben sistemato in un alloggio di polistirolo sagomato in cui è ben protetto da qualsiasi tipo di urti e dove troverete all'interno anche gli alloggi del cavo USB fornito insieme al volante e di un kit di viti per poterlo montare sul vostro quick release. Naturalmente questo genere di volante è possibile utilizzarlo su basi naturalmente direct drive, quindi tutta la serie dei Syncube 2, la serie anche dei Fanatec utilizzando o un Podium Hub oppure se ancora ne avete uno magari da qualche parte. È possibile montarlo anche sulle basi SynMagic perché è nativamente compatibile con il sistema wireless di SynMagic. In quel caso però dovrete acquistare separatamente un componente che vi permette di dare alimentazione al volante tramite il sistema SynMagic, ma la connessione avverrà tramite il sistema wireless che già SynMagic utilizza. In realtà i ragazzi di Synmedal stanno anche lavorando per renderlo compatibile con il sistema wireless di Syncube, quindi massima compatibilità e fruibilità di questo volante, anche perché essendo totalmente in metallo, tutto nella parte dietro, la struttura e la rigidità di questo volante sono ai massimi livelli. La connessione avviene tramite un cavo spiralato con un connettore a vite 5 poli. Inizierei con subito una delle caratteristiche che mi ha lasciato ben sorpreso. Il suo peso pesa solamente 1,2 kg. Naturalmente quando andrete a montare il quick release il peso aumenterà, ma il volante in sé per sé è davvero molto leggero. Le fattezze e la forma rispecchiano esattamente quello del modello reale. Una delle prime caratteristiche che vi colpirà di questo volante è il fatto della sagomatura del profilo del volante stesso, perché in realtà molte repliche che possiamo trovare in rete sono totalmente piatte. Questo modello invece ripercorre esattamente le curvature del modello originale ed è una delle caratteristiche che lo rendono molto bello quando ce l'avrete tra le mani. Per quanto riguarda poi le impugnature, parliamo di pelle scamosciata, lo stesso materiale che viene utilizzato nelle auto da corsa. Al tatto a mani nude l'effetto è molto piacevole. Naturalmente l'utilizzo che poi noi ne faremo sarà tramite dei guantini e anche con l'utilizzo di guanti il grip è sempre e assolutamente ben saldo. Altro aspetto che mi ha molto colpito di questo genere di impugnatura è che tutta la pelle scamosciata è incollata in modo perfetto. Soltanto nella parte interna noterete la parte di congiunzione della pelle scamosciata, ma la realizzazione e la fattura vi lascerà a bocca aperta. Soltanto nella parte superiore potrete notare le cuciture che servono a chiudere totalmente il lavoro, ma l'effetto visivo, soprattutto nella parte esterna totalmente liscia, è appagante anche all'occhio. Io ho utilizzato il volante per varie sessioni e devo dire che in questo tempo non si è per niente rovinato. Naturalmente io ho provato anche altri volanti in pelle scamosciata, in alcantara, alla lunga un pochino si rovinano tutti. Chi prima, chi meno. Naturalmente cercate di averne la massima cura per preservarlo il più possibile, ma è
è un aspetto normale di questo genere di materiali, vedete anche nelle foto o nei video delle auto reali, che questi vengono un pochino a consumarsi. Sempre per quanto riguarda l'impugnatura, il materiale di cui è fatta è una gomma molto dura, però non è totalmente rigida, vi dà il senso proprio di gomma e quindi molto piacevole durante le sessioni di guida. Questo genere di materiali è quello che viene utilizzato nella maggior parte anche dei volanti reali. Come vi dicevo, nella parte frontale tutto metallo e nella parte retro tutta fatta al CNC, sia la parte della back cover sia la parte delle palette. Io ragazzi ve le faccio vedere, stupende, niente di inventato, perché la stessa linea che ha il volante originale. È molto carina in questa parte una rifinitura in gomma per aumentare ancora di più il grip, anche questa piacevole al tatto. Tornando alla parte frontale, abbiamo 10 pulsanti. Vi faccio vedere, vi faccio sentire anche il click per farvi capire. Non ha un click molto deciso, ma si percepisce tranquillamente utilizzando i guanti il momento in cui lo state premendo, perché è una corsa abbastanza lunga. Altra cosa molto piacevole, abbiamo da questa parte un funky switch, quindi con i movimenti a croce, rotabile e premibile. Molto utile per noi sim racer. In realtà questo non esiste nell'auto reale, però credo che per noi sim racer sia molto utile in molti giochi, almeno io lo utilizzo molto spesso. Non mancano poi i rotary, ce ne sono 3 al centro e cercherò di farvi vedere nel modo migliore possibile il tipo di durezza che hanno. Anche in questo caso mi fa pensare a dei rotary di ottima qualità. Naturalmente le cover cap sono tutte di disegno Synmetal, anche queste fatte in alluminio. Quanto riguarda la cover del pulsante qui in alto, anche questa in alluminio, sempre fatta da Synmetal. La cura con cui è stato creato è davvero di altissimo livello. Arriviamo poi all'aspetto che mi ha fatto innamorare di questo volante dal primo momento che l'ho visto. Ed è la parte dietro, ragazzi, totalmente in alluminio al CNC, come già vi ho detto, ma con il gruppo frizioni e il gruppo cambio, anche in questo caso, identici al modello originale. Ed è anche questo un aspetto che nelle varie copie che mi è capitato di vedere durante il tempo in rete, non ho mai trovato nessuno, oltre Synmetal, a farle in maniera identica. Ed è questo l'aspetto in cui in alcuni casi vedo scritto replica di un determinato volante, quando in realtà non sono mai repliche totali come queste, ma replicano in parte alcuni aspetti dei volanti originali. In questo caso, ragazzi, davvero è fantastico. Arriviamo poi a un aspetto molto importante, l'aspetto del feedback delle palette. Anche in questo caso, come vedete, tutto coadiuvato da un sistema a calamita. Per quanto riguarda l'elettronica dei paddle magnetici, parliamo di sensori infrarossi che misurano la distanza. Quindi anche in questo caso non ci sarà usura, non sono normali switch come nella maggior parte dei volanti, che naturalmente, essendoci un contatto, potrebbe succedere nel tempo che ci possa essere una piccola usura. In questo caso è un tipo di sensore che tendenzialmente ha una durata infinita. Un genere di sensoristica senza contatti io l'ho trovata soltanto nei volanti Cube Control, che considero tra i migliori di questo settore. Quindi faccio un plauso ai ragazzi di Synmetal per aver implementato questo genere di tecnologia in questo cambio. Altra particolarità è il rumore, ragazzi. Come potete sentire è molto basso, questo perché c'è un sistema con della gomma per insonorizzare l'effetto della cambiata. Anche questo naturalmente per noi che giochiamo la sera è un aspetto per alcuni molto importante, ma non toglie per niente la piacevolezza nel movimento e nel clack ogni volta che andrete a cambiare. Ma ha una peculiarità rispetto a qualsiasi altro cambio che ho provato fino ad oggi, e cioè l'asse di rotazione, che in questo caso, come potete vedere, è in questo punto qui, cosa che di solito tutti i paddle hanno l'asse nella parte finale, e il tipo di movimento, il tipo di feedback che avete tra le mani quando cambiate è leggermente diverso.
Naturalmente noi siamo abituati, anche se con resistenze diverse, ad altri tipi di movimento e si sente un pochino tra le mani. C'è bisogno un po' di abitudine, ma mi è molto piaciuto, l'ho trovato piacevole. Naturalmente io gioco nella maggior parte dei casi in realtà virtuale e mi sono subito abituato a questo genere di volanti. E vorrei fare anche un'altra precisazione: trovo anche carino nel momento in cui si cambia volante, come anche nei casi delle pedaliere e dei freni, abituarsi a un qualcosa di diverso, perché non tutti i volanti sono identici e in questo caso il tipo di feedback che offre questo volante è sempre in linea con la controparte reale. Arriviamo poi al gruppo frizioni, anzi in questo caso doppia frizione. Per quanto riguarda la sensoristica delle frizioni parliamo sempre di un sensore a infrarossi, anche in questo caso misura la distanza. Anche in questo caso non ci sarà usura, cosa che invece nella maggior parte dei volanti vengono utilizzati dei potenziometri. E la cosa sempre molto bella è che è tutto ben nascosto all'interno della meccanica, quindi anche a livello estetico, naturalmente per rispecchiare l'estetica del volante originale, è tutto montato e implementato in maniera perfetta. La parte dei paddle è in carbonio forgiato, nella parte più esterna c'è una smossatura che consente un contatto piacevole durante la pressione e anche come distanza, almeno nel mio caso, l'ho trovata molto comoda. Una piccola precisazione che tengo a fare a chiunque fosse interessato a questo volante è il fatto che né i paddle né le frizioni hanno delle regolazioni, né per quanto riguarda il posizionamento nella parte interna o nella parte più esterna, né la distanza e nella lunghezza della pressione, idem anche per le frizioni, ma personalmente ho trovato tutto ben posizionato e ben comodo. In questo caso, ragazzi, io non sono proprio piccolino, sono alto 1,85, però vedete che il posizionamento delle mani e per quanto riguarda le frizioni risulta molto agevole. L'ho trovato comodo per i miei gusti personali. Per chi magari invece è abituato ad andare a toccare, ma credo veramente molto pochi, anche questi aspetti qui, magari potrebbe non trovarsi subito a proprio agio con queste palette, ma come ripeto, lo studio dell'ergonomia di questo volante io l'ho trovata di alto livello. Sempre nella parte dietro poi troviamo l'alloggiamento dell'antennina wireless che consente il collegamento, come ho detto, alle basi SimMagic. Ma tutto questo tramite la procedura che si utilizza di solito con quel genere di basi lì. Una cosa che mi fa molto piacere invece spiegarvi è come funziona la taratura sia delle palette sia delle frizioni. Per quanto riguarda i paddle magnetici, la taratura viene fatta ad ogni accensione. Dovete lasciare fermo il volante per 5 secondi e si autotarerà per i paddle. Nel caso la taratura dovesse fallire, a me non è mai successo, vi basterà staccare l'alimentazione e ricollegarla, attendere 5 secondi e li ritroverete calibrati. Io varie volte l'ho staccato e riattaccato quando utilizzo anche altri generi di volanti, non ho mai avuto un problema e le palette sono state sempre e immediatamente riconosciute. Anche per quanto riguarda le frizioni, vengono già tarate di fabbrica. Nel caso ci fosse un problema nel momento in cui vi viene consegnato, è possibile rifare la taratura molto semplicemente. Vi basterà premere questo pulsante qui in alto, tenerlo premuto e contemporaneamente premere le due frizioni. Rilasciate poi il pulsante e in automatico le vostre frizioni saranno di nuovo tarate. Come taratura di base le frizioni lavorano 50 e 50. Cosa significa? Che premendo una frizione che sia quella di destra o quella di sinistra avrete il 50% di segnale, premendole insieme avrete il 100%. Ma naturalmente, come ben sapete e come funzionano le doppie frizioni, c'è bisogno di una taratura un pochino più di fino per capire quanta parte di frizione vogliamo lasciare per fare partenze un pochino più fulminee. E anche in questo caso la taratura è gestita in un modo fantastico e semplicissimo, cosa che io mi aspetto su volanti di questo tipo. Una procedura semplice. Vi basterà tenere premuta la frizione che vorrete e andare ad agire con il funky switch, ruotandolo a destra o a sinistra nel caso vogliate aumentare o diminuire il valore di segnale di quel lato di frizione. E la cosa molto bella è che tutto questo è possibile farlo anche in game, quindi anche fare delle prove veloci per capire qual è il punto di frizione
a voi più congeniale e andarlo anche a modificare in corso d'opera mentre state giocando. Ragazzi, come dico sempre, la semplicità paga sempre. Ho voluto poi aprire il volante per capire in che modo ha lavorato Synmetal per quanto riguarda la scheda, e vi manderò delle immagini in cui capirete che la parte della scheda di controllo, quindi il cuore di questo volante, è totalmente disegnato da Synmetal. Anche questo, secondo me, è un aspetto che fa capire la cura con cui vengono realizzati questi prodotti. Tutto ben ordinato, tutto ben organizzato. Sono rimasto piacevolmente stupito della cura con cui è stato realizzato questo volante. Ma vedo adesso di mandarvi un video per farvelo vedere in test e parlare anche un pochino delle considerazioni finali. Beh ragazzi, come avrete capito dal tono che ho utilizzato in questa recensione, questo volante mi è piaciuto molto. Ho amato fin da subito il feedback dei paddle, questo anche perché per quanto mi riguarda era una novità rispetto a tutto il panorama di volanti che ho provato fino ad oggi, proprio per come vi ho raccontato il fulcro di rotazione diverso che hanno questi rispetto a tutti gli altri. Anche per quanto riguarda la parte del grip dietro, l'ho trovata davvero piacevole anche con i guanti. Nel mio caso i miei guanti hanno, per quanto riguarda il miglioramento del grip, dei piccoli inserti in gomma che con il contatto della gomma del volante donavano veramente una presa molto salda su questi paddle. A livello di ergonomia, almeno per le mie mani, ma credo che non ci siano problemi neanche per persone che abbiano mani più piccole, è risultato piacevole durante tutto l'arco delle sessioni in cui l'ho utilizzato. Anche per quanto riguarda l'utilizzo dei rotari, hanno degli innesti molto decisi che non vi consentono di sbagliare durante una regolazione. Quindi anche in questo caso, ragazzi, l'esperienza è stata di altissimo livello. Finiture e materiali di pregio sotto tutti i punti di vista. Motivo per cui, ragazzi, mi viene da promuovere a pieni voti questo volante per l'aspetto di materiali, finiture e utilizzo. Arriviamo adesso alla parte degli stickers. Synmetal fornisce il volante già con un suo stickers personalizzato. La cosa molto bella è che le parti delle rifiniture in giallo sono un giallo fluo e la notte si illumina. Naturalmente serve un buio completo per illuminarsi totalmente, cosa che per noi è quasi impossibile col fatto che abbiamo sempre il monitor davanti, ma un pochino si rende visibile questo genere di effetto ed è molto piacevole. Rende sempre molto visibile la trama dell'adesivo. In più, dai rivenditori potrete trovare anche gli adesivi originali, quindi per rendere totalmente replica questo volante con l'adesivo replica del Lamborghini e l'adesivo dell'Audi R8. Adesso però, ragazzi, devo fare un mea culpa, perché nel momento in cui mi sono messo ad attaccare gli adesivi, soprattutto quello della parte del corpo del volante, ho fatto un errore, non ho seguito la guida che poi tra l'altro avevo anche visto da tempo, che consigliava di mettere dell'acqua saponata sulla parte della superficie. Io invece l'ho solamente pulito e sono andato ad attaccarlo. Ho avuto un pochino di difficoltà nel centraggio dell'adesivo e l'ho dovuto staccare e riattaccare più di qualche volta, e questo ha portato un pochino in questa parte a tirarsi. Essendo l'adesivo fatto in PVC, il materiale è veramente di altissima qualità, però andandolo a tirare e staccare più volte mi è capitato di tirarlo un pochino e si è fatta una piccola pieghetta. Purtroppo avrei dovuto seguire la guida che Synmetal aveva dato a disposizione nella propria
pagina, però ragazzi, per fortuna si vede veramente poco e me lo tengo così. Piccolo appunto, fate attenzione quando passate il dito sopra i punti dove ci sono sotto le viti. Questo perché in queste parti la vite, essendo un pochino arretrata rispetto alla superficie del volante, potrebbe succedere che potrete andare ad affossare un pochino l'adesivo, come anche un pochino è successo a me, e vedere delle piccole fossette dove ci sono le viti. Naturalmente non ci si fa caso quando si guarda il volante, bisogna metterlo in determinata angolazione per accorgersi che ci sono queste piccole fossette, ma niente ragazzi, niente di trascendentale, ma direi che è un aspetto veramente di poco conto rispetto alle fattezze meccaniche e tecnologiche che ha questo volante. Non vi nego che è un volante che guardavo da tanto tempo, perché a livello estetico era uno dei miei preferiti, e sono contento che Synmetal me l'abbia mandato per farne la recensione, e sono contento perché probabilmente è il più bello che ho mai visto fino adesso. Ma arriviamo alla nota che per molti potrebbe essere la nota dolente, ma per me ragazzi è il punto di forza di questo volante. Ragazzi, Synmetal vende questo volante a 750 euro. Naturalmente ci sono da aggiungere i dazi. In questo caso ci sono anche rivenditori europei dove potrete acquistarlo, io metterò i link in descrizione, ma dal rivenditore europeo è possibile acquistarlo a 892,50 euro, c'è anche la mancetta, naturalmente da aggiungere in quel caso solamente le spese di spedizione. Ragazzi, nel caso vi piaccia, io vi consiglio vivamente di iniziare a prenotarlo, perché al momento non è disponibile da subito, ma ci vorrà un pochino per riceverlo. Quindi ragazzi, io ve lo faccio rivedere, gustatevelo per bene, perché è veramente veramente bello. Ma ripeto, la parte dietro a me mi ha fatto innamorare. Stupendo, veramente stupendo. Sbrigatevi a prenotarlo. Come al solito spero che la recensione vi sia piaciuta. In questo caso iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Vi ricordo sempre MDS Synparts, andatevelo a vedere su Facebook, è il primo posto dove pubblico tutti i miei lavori, tutte le mie video recensioni eccetera eccetera eccetera. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!